Prendiamo te, prendiamo voi, prendiamo te. Voilà. Ed oggi è una bellissima giornata. Finalmente, dopo una lunga stagione invernale, possiamo goderci un sabato per noi con una sciata abbastanza lunga. Poi vi racconto. Abbiamo dovuto sacrificare il mio amore perché qualcuno in albergo deve rimanerci, quindi siamo io e lui. Grande giorno perché è sia il weekend con l'inizio della Formula 1 in Australia, ecco perché il viso un po'. Ed inoltre oggi ci sono le strade bianche, Toscana, a Siena. Noi facciamo queste strade bianche. Allora, come ogni giro con gli sci, noi siamo partiti da Badia ed adesso ci dirigiamo verso sud. Non andiamo verso la Marmolada, ma più tardi vi spiego quale sarà l'avventura di oggi. Ora prendiamo la direttissima verso il Pralonga, quindi con un po' di rinforza giù. Adesso non prendiamo la Pralonga 2, ma prendiamo l'altra seggiovia. Quindi seggiovia Pralonga. Svegliamo il mistero. L'obiettivo di oggi è proviamo a ripercorrere con gli sci quello che è il percorso della
Maratona delle Dolomiti. Già, quindi guardando la cartina è anche fattibile ripercorrere a grandi linee lo stesso percorso con gli sci, e oggi ci proviamo. Quindi siamo prima partiti ovviamente da Badia, perché la Maratona des Dolomites è nata all'Osteria Posta, punto. Quindi adesso per prima cosa facciamo un sella ronda in senso orario, e per il sella ronda non siamo scesi come vedete giù a Corvara, questo per evitare le code al Boè di prima mattina, ma rimaniamo alti verso Incisa, facciamo il Kerz e poi giù al Passo Campolongo, che come tempo magari un pochino più lungo, ma almeno si scia e non si rimane in ovovia ed in coda ad aspettare. Altro motivo per cui non siamo andati a prendere l'ovovia del Boè all'inizio è perché lo rifaremo dopo. Quindi è un giorno dove non prenderemo mai lo stesso impianto. Là in fondo il Passo Campolongo, il nostro primo passo di oggi, ma anche il primo passo durante la Maratona des Dolomites. Quindi discesa verso Araba fatta, e adesso Passo Pordoi. E da Araba abbiamo preso l'ovovia Porta d'Os e adesso ci dirigiamo verso il Passo Pordoi con una scorciatoia. Ovviamente apposta non la preparano, quindi solo se sapete sciare bene. Attenzione all'attraversamento della Fodoma. Così facendo abbiamo risparmiato un impianto di risalita e basta. Poi attenti alle scorciatoie, non si sa mai se sul più bello sono chiuse o non c'è neve o tante altre situazioni. Meglio essere informati prima. Ecco davanti a noi la salita del Passo Pordoi. Und ich finde, dann ist auch immer die Frage, ob es technisch ist oder ob man so einen Forstbetrug kriegt. Ja. Weil da kann man erzählen und träumen. Wenn es technisch ist, dann will ich schon auch schnell sein. Novità, non c'è più la lunga coda
perché non c'è più la seggiovia al Belvedere. Anche qua ora c'è una comodissima autovia. Belvedere sopra il Passo Pordoi, ed ora discesa in direzione Lupo Bianco. Per fortuna sono tutti le stelle rosa. Lupo Bianco. Passo Sella, adesso in direzione Val Gardena. Noi tagliamo, non prendiamo la seggiovia al sole, ma andiamo direttamente al Grande Grada. In questo modo ci ritroviamo in una pista semivuota, perché non la fa mai nessuno. Al Plan de Gralva tagliamo sotto la funivia Pizzella. Qua possiamo prendere lo ski lift, oppure guardate qua, quindi attraversiamo la strada. Ora hanno fatto i parcheggi auto al Plan de Gralva, quindi bisogna togliersi gli sci. Comunque queste sono le nostre scorciatoie. Alla fine del video vi lascio il percorso reale, tutti gli impianti che dovete prendere se volete ripetere questo giro. Tranquilli, riuscite a farlo in tempo, perché io taglio perché devo essere a lavorare ad una certa ora, altrimenti la moglie
un po' di relax dopo la lunga sciata dal Passo Sella fino a Selva di Val Gardena. Poi nelle descrizioni vi lascio, potete trovare il link su Strava del percorso fatto da noi oggi, anche se seguite il percorso come l'abbiamo fatto noi, allora troverete anche le scorciatoie. Altrimenti nella lista che metto alla fine di questo video ci sono gli impianti giusti da prendere, quelli corretti per finire tutto il giro. Comunque, ridendo e scherzando, ci stiamo dirigendo verso il quarto passo della giornata, il Passo Gardena. Passo Gardena o d'Antorcepies per essere precisi, perché siamo sopra il Passo Gardena che è qua giù. Ed ora discesa fino a Colfosco. Eccoci col Fosco, riprendiamo nuovo via Boresci. Allora, 2 ore e 48 il tempo da Badia fino a Corvara con l'intera Sella Ronda. Arrivati al Boè, andiamo giù al Campolongo. Ciao!
abbiamo concluso il primo Sella-Ronda, quindi la maratona des Dolomites da 3 percorsi, il Sella-Ronda, poi dopo si continua per il percorso medio, di nuovo ad Araba, Passo Falzarego, oppure fino al Passo Giao. Noi usciamo adesso da Sella-Ronda, per fortuna, fuori dalla massa, e adesso la situazione direzione Lagazuoi dovrebbe un po' calmarsi. Speriamo. Per fortuna fanno tutti il Sella-Ronda, così non si accorgono di quello che perdono tutto intorno. Che bella la seggiovia Masarei, è un po' la cartina di tornasole per capire quanta coda c'è. Il Pralongia. Ed ora discesa verso l'Armentarola. Discesa veloce, pista blu. E fra poco giriamo a destra, o più che girare, manteniamo la destra. E serve rinforzo. Bene. È meglio avere rinforza. E la fortuna vuole che non c'è coda. Neanche coda. Passo Falzarego. Quindi è il quinto passo della maratona des Dolomites per chi fa il percorso medio. Attraversiamo la strada e ci dirigiamo verso la zona del Cinque Torri. Magari è giusto ricordare, per quelli che non hanno visto i miei altri video, che sì, dall'Armentarola bisogna prendere gli shuttle per arrivare al Falzarego e fare la Lagazuoi. Perché lo dico? Perché negli altri video ci sono sempre le domande: come si fa ad arrivare al Lagazuoi con gli impianti di risalita? Beh, facile, non ci sono. Ad oggi, stagione 2026, lo shuttle costa 8 euro a persona. Ah, mi raccomando, non fate come me. Quando usciate, casco ben allacciato. Già.
Un altro almeno, poi basta, dai, va bene. Va bene. Facciamo tutta una scendere, poi risaliamoci. Amore. Quanti bei cuscinetti di neve, eh? Cosa sono più belle, le seggiovie a 4, a 6 o quelle a 2? 2, vero? Seggiovia a Verau, e quando arriviamo su vedremo il sesto passo del percorso lungo della Maratona des Dolomites, che è il passo Ciao. Ciao, quello più duro, quello più lungo e quello più tosto, quello dove chi non è proprio preparato vede i santi. A proposito, ricordiamoci che adesso, proprio ieri, c'è stata la cerimonia di apertura delle Paraolimpiadi, dove molte discipline si svolgono anche giù a Cortina. Non so se avete visto il video sulle Olimpiadi, non so se prima pubblico questo video o quello delle Olimpiadi o quello delle Olimpiadi. Ho avuto un po' di problemi perché per le norme di copyright dei giochi olimpici, il simbolo a 5 cerchi, perché già 3 volte che ho caricato quel video YouTube l'ha bloccato, perché insomma vediamo cosa esce prima. Come dicono gli inglesi, stay tuned. Visto che facciamo quasi cifra tonda, siamo 4 ore e 6 minuti sugli sci senza sosta, partendo da Badia. Quindi fino adesso abbiamo fatto un Sellaronda, siamo venuti fino sul passo Falzario con le navette e adesso siamo già alla Verau, ed ecco qua giù il passo Ciao. Questi sono quegli ultimi 3 chilometri di Jiao, quelli duri che non finiscono mai. Ecco, questa volta non abbiamo voluto seguire la via più breve perché abbiamo voluto essere più vicini ai tornanti del passo Jiao, e quindi abbiamo preso la datata ma bellissima seggiovia del Fedare, che ti riporta che ti riporta Rafael Dimas de Valportagnan, che ti riporta basta.
Quello che abbiamo messo in piedi oggi è una sella ronda con collegamento al Super 8 al 5 Torri. Come giro è favoloso. Dobbiamo trovargli un nome, Rafael. Abbiamo inventato il Sellazzuoi, che era il Sella più Lagazzuoi. Abbiamo inventato la Marmoronda, che era Sella Ronda più la Marmolada. E questo come lo chiamiamo? Boh. Maratona Ronda, Marameo, Sci Tour Maratona. Se vi viene in mente un nome scrivetelo nei commenti, poi al limite cambiamo il titolo anche del video, poi Marmoronda, Maratona Ronda, Sci Tour Maratona. Sci Tour Maratona des Dolomites è troppo lungo. Sci Tour Maratona. Maratona Sci Tour. Bene, siamo in cima alla ferrovia Croda Negra. Ed ora facciamo ritorno a quello che è il settimo passo della Maratona des Dolomites, il passo Falzarego sul percorso lungo. Ok? Oh. Io via con Gallina. E così si fa per arrivare al passo Falzarego.
Comunque se io te l'ho detto, ma dici quanto l'unica cosa proprio che non risolvere il cibo, perché quello cioè ci funziona, la festa sarebbe quella di farsi cavolone, se no oppure le prenderesti tipo chiedi a dei ristoranti che fanno, non so, degli fritto misto oppure come tramezzini, io farei così e speriamo della linea Giudecca, che è l'isola di fronte a Venezia, dove sparano i fuochi praticamente, con un botto di ristoranti che sempre stanno. Il primo redattore è stata la fine della festa a Venezia, storico redentore in centro al bacino di San Marco. Giocano l'elicottero, il famoso giocano l'elicottero. Tra l'altro si può portare, L'elicottero che io usavo per la Rock City. ti portare il carnevale di Dio. Che pensi? Del sud, no, subito trabajare aquí. Sembra que és un col·lega del taxista nostre. Sei sicuro? Era de Sicuro. El nostre anava tot a casa. Una botella di vino per desayunar, per vivere discesa? Quando qualche chilo in più serve a qualcosa.
Se filtrate sul nostro canale i video più visti, vedrete un video di forse quasi 10 anni fa e potete confrontare la sciata. Ovviamente noi non prendiamo i cavalli perché i cavalli li abbiamo per le nostre gambe. Lo ski liftino dell'Armentarola vuol dire che ormai siamo a casa. Vediamo un po' quanto ci abbiamo messo fino a qua. Non so se vedete, 5 ore 11 minuti. Maratona Ski Tour maratona o maratona ronda, avete deciso? Verso la via di casa abbiamo anche il tempo di fermarci a mangiare. Comunque sotto il casco c'è il disastro, che è sabato, quando al Pizzurega non c'è neanche la coda. Poi però se c'è la ronda c'è vera di gente. E dopo esserci rifocillati, scivoliamo verso casa.
Manca ancora qualcosa in questo stupendo giro, a parte il gran finale con la pista del Santa Croce che facciamo poi dopo. Però la maratona delle Dolomites ha ancora una salitella, una salita, una piccola rampetta, piccola, dolce al 19%. Eccola qua, l'ormai famosissimo ma anche un po' temuto Murljat, il muro del gatto. Perché muro del gatto? Perché quelli di La Villa sono chiamati gatti. Il nostro sogno è ancora diventare fischiatori professionisti come Re Julian in Madagascar, vero? Ultima salita verso la Cluj. Adesso vi lascio alla fine del video la lista di tutti gli impianti di risalita che abbiamo fatto. E se vi piace il giro, se lo seguite, se lo ripetete con me, se lo ripetete anche voi, scrivete nei commenti se vi piace. Quindi totale 63 km di discesa. Bella giornata.